Quando decidi di preparare una o più gare in autunno, ancora peggio se è una maratona, devi fare i conti con una cosa fondamentale: il caldo. Ogni estate tanti si trovano in questa situazione. Come fare a conciliare gli obiettivi autunnali dovendo impostare la preparazione in piena estate? E oggi vedremo come correre con il caldo, gli effetti del caldo sul corpo, come affrontare tutti gli allenamenti estivi, lunghi e lunghissimi, con il solleone, e soprattutto come arrivare preparatissimi alle gare in autunno avendo sconfitto il caldo. Nel dettaglio ci faremo aiutare dalla scienza, che ci dirà quali sono le temperature ideali per correre, cosa succede al nostro corpo quando si supera una certa temperatura, come riuscire ad adattarsi al caldo e tutte le soluzioni per sentire meno caldo possibile quando corriamo, e infine soprattutto come ridurre la percezione della fatica quando corriamo al caldo, per riuscire finalmente a fare una preparazione estiva con i fiocchi. In questo momento qui ci sono 27 gradi, è ancora un'esperienza abbastanza vivibile, soprattutto perché l'umidità è bassa. Torneremo a parlare di umidità, ma intanto vediamo qual è la temperatura ideale in cui si può correre. Che cosa dice la scienza? Oh, finalmente un po' d'ombra. Allora, c'è uno studio di McCowan del 2010 che dice che le temperature ideali per correre sono circa tra i 10 e 15 gradi. Sopra già il nostro corpo inizia ad andare in sofferenza, aumentando il tasso metabolico. Questo effetto negativo ecco, gli uccellini, loro non so se hanno caldo, si ha ancora di più in presenza di un'umidità elevata. Come dicono i saggi, non è il caldo ma è l'umidità. Non è solo una battuta, c'è veramente l'effetto della termoregolazione, e quindi il nostro corpo, per mantenere un equilibrio interno della temperatura, cerca di espellere calore, come tramite il sudore. Maggiore umidità ci permette di sudare in maniera meno efficiente. Inoltre il sudore porta a disidratazione, mandando ancora più in crisi la macchina. E non solo, gli effetti del calore si sentono anche sul sistema nervoso centrale. Ne abbiamo già parlato in un altro video, quello di come correre tanti chilometri senza far fatica, in cui parlavamo del Central Governor, e proprio Tim Noakes, fisiologo sudafricano, parlando del Central Governor, parla proprio degli effetti del caldo, e ne riparleremo più avanti anche su una curiosità che vi conviene stare qui ad aspettare, sul nostro sistema nervoso centrale e su chi di noi è più favorito o meno in condizioni di caldo. Sì, perché non tutti i runner sono uguali anche con le temperature. Detto ciò, abbiamo visto che la temperatura ideale per correre, e non solo, è tra i 10 e i 15 gradi, però andiamo a vedere in dettaglio quali sono gli effetti del caldo sul nostro corpo. Molti studi sono concordi sui seguenti punti comuni sugli effetti che ha il caldo sul corpo: aumento della temperatura corporea interna, aumento della frequenza cardiaca insieme a riduzione del volume di eiezione del cuore dal ventricolo sinistro, riduzione delle prestazioni, costo energetico per i meccanismi di termoregolazione. In questo caso, se presente molta umidità, come dicevamo, l'evaporazione del sudore riduce l'efficacia mandando in tilt il sistema, e un'influenza sul sistema nervoso centrale aumentando la percezione della fatica, e anche questo abbiamo visto quanto pesi come fattore limitante della corsa, e riduzione delle capacità cognitive, che spesso ci portano a dire non ci capivo più niente. L'adattamento è fondamentale, e ci sono anche qui ricerche che dimostrano quanto dura il tempo di adattamento e che effetti ha. Però attenzione a una premessa: correre a 28 gradi non sarà mai come a 15. Questo, per quanto banale, dobbiamo sempre tenerlo a mente. Possiamo prendere tutti gli accorgimenti per correre al meglio con il caldo, ma non possiamo certo fare i miracoli. Già dopo 5 giorni con corsa a temperature alte iniziamo ad avere il primo adattamento al caldo. Mediamente però servono dai 10 ai 14 giorni fino ai 20 giorni. Cosa succede? Abbiamo adattamenti fisiologici come il miglioramento della sudorazione, stabilità cardiovascolare e riduzione della temperatura corporea. E come facciamo a saperlo? Grazie a uno studio di Garrett del 2011. 8 atleti si sono allenati per 5 giorni di fila per sessioni di allenamento di 1 ora e mezza a temperature di 39 gradi e mezzo al 60% di umidità. Già dopo 5 giorni i partecipanti hanno mostrato una riduzione della temperatura rettale, così si prende la temperatura negli studi, e della frequenza cardiaca durante l'esercizio, nonché il volume plasmatico è aumentato significativamente dal giorno 1 al giorno 5. E gran parte dell'adattamento non è solo fisico, ma è molto legato alla percezione della fatica. E a proposito di percezione,
fammi percepire che ti sta piacendo tutta sta fatica che faccio in questo video. Mettimi un like e se non l'hai fatto iscriviti al canale, grazie. Nella preparazione estiva è importante prediligere i lavori a bassa intensità, fondi lenti e lunghi lenti, sia perché siamo in preparazione sia per ridurre gli effetti negativi del caldo sull'allenamento. Nel caso dobbiate inserire qualche lavoro ad alta intensità, prediligete i lavori brevi, ad esempio gli interval training che suggerisco in questo video e che potete recuperare alla fine nella descrizione del nostro video. Prediligere percorsi nel verdi a quelli asfaltati. In estate, nelle ore più calde, la temperatura in un parco rispetto alle strade di una città può essere inferiore dai 2 fino ai 10 gradi. Resta qui fino alla fine perché parleremo di come l'abbigliamento ci può aiutare con il caldo e di alcuni consigli molto utili e curiosi. E anche se avete preso tutti gli accorgimenti e avete superato il periodo di adattamento, dovete fare sempre prestare attenzione ai colpi di calore e ai sintomi predittivi dei colpi di calore, perché con la salute non si scherza. Ho visto una fontana, ci vediamo fra poco. Non si scherza con i colpi di calore, anche se raramente possono addirittura essere mortali. Febbre alta, mal di testa, vertigini, nausea, confusione sono tutti segnali che potrebbero richiamare questa situazione. In questi casi non vergognatevi e chiamate l'assistenza medica. Purtroppo di fontane non ce ne sono sempre così tante, anzi sono sempre meno, ma sono veramente la nostra migliore amica, perché pensare di non bere quando si corre, anche d'inverno ma soprattutto d'estate, è pazzesco e conosco qualcuno che evita di farlo. Non possiamo esimerci dai consigli dei TG di agosto, l'angolo studio aperto, però non credo che correre nei centri commerciali sia la cosa che si possa fare, almeno non l'ho ancora visto fare, ma potremo pensarci. Però non pensate che correre in palestra con l'aria condizionata sparata sul tapis roulant possa essere la soluzione migliore. Certo, con 40 gradi è una buona soluzione, ma ricordate sempre che correndo sul tapis roulant formate del calore attorno a voi, quindi se lo fate non dimenticate di bere a sufficienza. Veramente era un angolo studio aperto questo qui. Cara amica Fontana! Prima soluzione contro il caldo è l'abbigliamento adeguato. Uno studio di Stevens del 2017 dimostra che indossare abiti leggeri e traspiranti può aiutare a mantenere la temperatura corporea più bassa. Lo stesso Stevens nel 2016 ha evidenziato come i capi di abbigliamento compressivi possano migliorare la circolazione e ridurre il surriscaldamento. Ci sono però altri studi che dimostrano che l'abbigliamento compressivo non porta questi vantaggi, ma dimostrano che non porta svantaggi e non aumentano la percezione del caldo. Nel 2015 Quesada ha dimostrato che l'abbigliamento in poliestere con canale di ventilazione può migliorare il microclima del corpo, riducendo la sensazione di sudorazione e migliorando quindi il comfort durante la corsa in ambienti caldi. Mantenere un'adeguata idratazione è cruciale. Bere liquidi ricchi di elettroliti prima, durante e dopo la corsa farà tutta la differenza del mondo. E a proposito di soluzioni fantasiose, avete mai provato a fare risciacqui col mentolo prima di correre? Beh, questa ricerca di cui vi scrivo i dati qui in sovraimpressione l'ha provato e ha visto degli effetti positivi su chi faceva i risciacqui col mentolo rispetto a chi non li faceva sul tempo dei 5.000 metri, probabilmente legato alla percezione inferiore della fatica. Come sembra funzionare utilizzare i gelè refrigeranti? Anche qui sulle distanze fino a 5.000 metri si è avuto un buon risultato. Rinfrescare il corpo o dare sensazioni con il mentolo funziona. Invece non funziona, sempre secondo lo stesso studio, mettersi del ghiaccio in bocca prima di correre, che non ha evidentemente gli effetti del mentolo. Vi avevo promesso una curiosità. Uno studio di Tim Noakes, il fisiologo sudafricano nominato primo insieme a Dennis del 99, dimostra che pesare meno fa soffrire meno il caldo. Una massa corporea inferiore è vantaggiosa per la corsa a lunga distanza in condizioni calde e umide grazie a una minore produzione di calore metabolico e una migliore capacità di dissipare il calore corporeo. Siamo quasi alla fine di questo allenamento. Dite la verità, state pensando di dimagrire per sentire meno il caldo dopo questa curiosità? Beh, adesso rispondiamo a un'altra domanda. Ma quando tornerà il fresco, essersi allenati al caldo porta veramente dei benefici? Perché la sensazione delle prime corse al fresco è quella di volare. Ma che cosa dice la scienza? È veramente un beneficio? Quindi converrebbe prepararsi sempre al caldo? Oppure
È solo una percezione? Uno studio di Lorenz del 2010 sostiene che l'acclimatazione al calore migliora significativamente il V2 Max e le prestazioni aerobiche sia in ambienti freschi che caldi, con un miglioramento più pronunciato in condizioni calde. Questo è dovuto agli adattamenti fisiologici che permettono al corpo di gestire meglio lo stress termico e migliorare l'efficienza energetica durante l'esercizio. Altri studi confermano gli effetti positivi dell'adattamento al caldo, ma confutano un ulteriore miglioramento quando si torna a correre al fresco. Al di là degli studi, faccio una considerazione. Abbiamo visto come la percezione della fatica sia un fattore limitante. Tornati al fresco la percezione della fatica migliore, quindi a parità di V2 Max, velocità aerobica massima, soglie, quello che volete, le prestazioni spesso migliorano proprio perché si percepisce meno fatica, anche se l'effetto purtroppo dura pochi giorni, ma voi godetevelo e volate appena tornate al fresco. Abbiamo visto gli effetti del caldo sul corpo, quanto e come acclimatarci, quali sono le soluzioni per riuscire a correre al meglio con il caldo, cosa succede quando torneremo a correre al fresco. Ora non ci resta che goderci appieno l'estate, perché correre d'estate, per quanto faticoso, con questo sole che fa bene, vitamina D, è bellissimo. E ci servono però dei consigli per riuscire a correre tanti chilometri facendo meno fatica possibile, anzi percependo meno fatica possibile. Come? Guardando questo video qua. Buone corse e buona estate da Simone Di Rana del 451, ciao!